Io ho sbagliato nella mia vita, ho cercato di rimediare quando la mia coscienza si è ribellata a certi soprusi che sono stati commessi da altri. Tutti quanti hanno fatto facile carriera sulla mia pelle. Tutte quelle cave di sabbia che stanno da lungomare di Baidomizia fino a Pozzuoli. Sotto è tutto interrato. Ecco, perché sopra poi i camion scaricavano i fusti tossici nell'acqua, perché poi quelle cave scendevano 8, 9, 10, 15 metri, come noi a Casale siamo arrivati a 18 metri in certi terreni, che io ho fatti sopra il luogo. Poi veniva buttata tossici, atomi, scaricata a ribaltabile poi. Che poi quelle cassetti i piombo, senz'altro si sono aperte negli anni, ecco perché la gente sta a morire tutti i cancri, come moriranno anche a Latina. Carmine Schiavone era l'amministratore delegato del clan dei Casalesi, il generale di Francesco Schiavone detto Sandokan. Una lunga carriera criminale nella cupola di Casal di Principe, quando la regola recitava «La gente deve amarci per amore, non per terrore». Nel 93 si è pentito. Con le sue dichiarazioni ha reso possibili le condanne definitive all'ergastolo per i boss e affiliati dei Casalesi nel processo Spartacus. Ha scontato 20 anni, pochi in carcere, molti ai domiciliari, e per 20 anni ha collaborato con la giustizia svelando gli affari e il metodo della cupola. Il 5 luglio scorso è terminato il suo patto con lo Stato. Oggi Carmine è un uomo completamente libero ed ha una sola ragione di orgoglio: l'ultimo dei 7 figli, che si chiama come Sandokan, ma non è diventato un mafioso. Francesco è un bravo ragazzo. Francesco, suo figlio, avrebbe dovuto diventare un mafioso? Doveva essere il capo mafioso. In più, però si dovevano laureare, entrare nella politica, perché io quello avevo disegnato, un futuro da colletti bianchi. Quando è che ha saputo chi era il Dopo padre? 18 anni. E come l'ha saputo? Gliel'ho detto io. Cosa gli ha detto? Lui sapeva che lavorava ai servizi segreti e da piccolo non potevi fargli capire tante cose. Quando è diventato maggiorenne ha deciso di... Dopo che si è diplomato, io ho detto, io sono questo. Ho cercato di rimediare quando hanno iniziato ad avvelenare un territorio intero, ad ammazzare bambini prima che nascessero. Perché quando nascono dei forni, dei condannati. E suo figlio che cosa le ha detto? Mio figlio... Come ha reagito? Ha detto, hai fatto bene. Ma mio figlio ragiona come un ragazzo del nord. L'ex capo parla a ruota libera tra il vecchio e il nuovo, il passato e il presente a memoria di ferro. Racconta il modo di procedere della holding criminale, le regole, la mafia nello Stato. Ti dice che mai niente cambierà. Sfoga il rimpianto per l'adesione alla giustizia e alle istituzioni fatte di pochi uomini giusti, e ti confessa che se tornasse indietro non rifarebbe ciò che ha fatto. Per quanto tempo lei è stato mafioso? Sempre, si può dire. Tutta la vita? No, tutta la vita, aveva più di 20 anni. Io ero la parte debole del sistema. Quando a me mi viene da ridere con i ministri dell'interno, Maroni ed altri, il modello Caserta è stato uno stronzo come me, che ha aperto queste porte, che io visceratamente ho cercato di dire, finalmente qualcosa si muove, si può fare giustizia, si potrebbe anche distruggere la mafia. Ma non distruggeranno mai niente, perché ci stanno forti interessi a livello economico, a livello elettorale. Perché pensa che noi spostavamo 70-80 mila voti. E 70-80 mila voti significava la differenza tra un partito e un altro. Quanti soldi io pagavo... lei ha maneggiato nell'arco della sua attività criminale, più o meno? Si possono contare? Centinaia di miliardi entravano, perché io pagavo solo fisso 2 miliardi e mezzo mensile al mese, più 500 milioni per corruzione, appilate tante cose al mese.
intorno ai 3 miliardi. Poi c'erano da fare le macchine a doppione, noi tenevamo in macchina la polizia, i carabinieri, i radio e cose. In più mantenevamo tutte le caserme, una buona parte di carabinieri, la polizia, la finanza per dire nei centri AIMA non c'era più bisogno, la mattina bussavano, dicevano oggi vogliamo 100 lire a chilo di pesche. Questo era il gioco che noi avevamo, perché avevamo le nostre notizie. A me a sera voi sapevate tutto? mi veniva portata la striscetta della polizia, il commissariato di Aversa, per dire, mi davano una striscetta dove montavo un gruppo campagna, dove stavano insomma, gli davamo noi ogni tanto qualcuno per dire con piccolo spacciatore, qualcuno per fargli fare pure carriera da parte dei soldi che prendevano. Lei ha ordinato 53 omicidi, se non sbaglio. Di più, però chi ho fatto ammazzare? Che significa? Sono di più, perché stanno 500 e rotto omicidi fatti. Perché qui stanno omicidi al 75, abbiamo pure a Stiel, a Secondigliani che l'ammazzano il gruppo Nuvoletta. Quindi sono più di 53, ne ha ordinati molti di più. Ma non è che ho ordinato, ero uno dei capi della cupola. Esiste, secondo lei, la conversione anche morale quando ci si pente? Sì, ma il discorso mio è che io mi sono ci si pente per opportunità? Mi sono pentito davvero, se no io quelle carte lì non le avrei mai scritte. Io mi siete tenuto basso e basso, dopo 20 anni, 21 anni, io sto ancora a fare il pentito, c'ho ancora 30 processi in atto. Quindi lei può dire di essersi pentito veramente? E quello è stato il guaio, perché non c'era una giustizia in Italia, una legge, un politico che sappia guardare questo, non è che sta in America. Poi chi me l'ha fatto fare di vivere, insomma, in questo mondo in cui vivevo io, di cani rognosi, perché noi è vero abbiamo sparato, però un ministro, un magistrato, un poliziotto, un carabiniere, che erano venduti, sono più responsabili di me, che hanno permesso questo. Ma lei mi sta dicendo che si è pentito di essersi pentito. Se tornasse indietro a quel 93? Non lo farei più, non perché non credo ad alcuni magistrati, è perché le istituzioni a noi ci hanno abbandonato, a me principalmente, hanno cercato di ammazzarmi attraverso le istituzioni. Quando non sono riusciti ad ammazzarmi materialmente, hanno cercato di distruggermi economicamente, moralmente. Tra gli affari del clan, svelati da Schiavone, c'è lo sciagurato business illecito dei rifiuti, interrati in mezza Italia, fino a 2 passi da Roma, nel sud pontino, in provincia di Latina, naturale prosecuzione di quel potere criminale che definiamo ecomafie, là dove i casalesi hanno sempre avuto i loro soldati. Queste grosse società del nord, anche queste di Roma, che gestivano e venivano a buttare questi rifiuti giù al sud, come rifiuti pitture, rifiuti farmaceutici, rifiuti chimici, rifiuti ospedalieri, quelli piragic, questa roba qui. Più ci stanno cassette termonucleari, i fanghi termonucleari. Chi era che vi chiedeva di andare? Delle ditte che venivano da Pisa, da Santa Croce sull'Arno, da Milano, da Verona, da Germania, all'Austria, da Francia. Ed arrivavano nel Basso Lazio? E arrivavano nel Basso Lazio, ma arrivavano principalmente, sono stati portati a Casale, Castelvolturno, Santa Maria la Fossa, Grazzanise, tutta la zona. E sono stati sotterrati? Sono stati sotterrati. Anche in mare o solo nelle campagne? Anche nel mare, nelle cave di sabbia, di cui noi gestivamo anche il consorzio, il Covin. Ma si rende conto che stanno a morire 5 milioni di persone? Come io ho detto alla commissione ecomafia, con i documenti che hanno, persino i targhiricami che scaricavano la monnezza, in società. E voi avevate appoggi, perché avete scelto il Lazio a quell'epoca? Il Lazio faceva provincia di Casale, come Caserta faceva provincia di Casale, anche Napoli, a zona vesuviana. Cioè il Basso Lazio era comunque considerato una zona vostra? Ma in effetti sul Basso Lazio noi avevamo rifugi
tenevamo altri capozoni, insomma, a Roma tenevamo l'appoggio prima della guerra contro diciamo, i Nuvoletti, i Pippo Caloco, tutta la bandera magliana. Insomma, era terra vostra. Ecco, ma non solo qui, pure a Modena, a Reggio Emilia, a Milano, all'estero. Io prendevo armi, diciamo, da Moldavia, da Romania, da Bulgaria, da Cecoslovacchia, prendevo UC4, esplosivi. L'organizzazione non morirà è mai, ancora forte? Non morirà mai.